On today's Roman Profile, we're looking at a little-known cardinal who had a big influence on many areas of the Church. Cardinal Celso Costantini was born in 1878. He was ordained to the priesthood in 1899 and then rose through the ranks. He served as a chaplain to the Italian army during World War I and a vicar for his home diocese. He was also the first papal representative to China. I sat down with Msgr Bruno Pighin, who has studied the life and the writings of Cardinal Costantini to find out just why he was so extraordinary. Lui anticipò in molti campi il tempo, ad esempio nell'ambito della cosiddetta decolonizzazione. Già negli anni *20 lui vide l'importanza di togliere dall'orbita delle potenze coloniali in Cina la Chiesa cattolica e quindi anticipò quella che era poi la colonizzazione di carattere, la decolonizzazione di carattere culturale, di carattere economico, di carattere politico, almeno una ventina, trentina d'anni. Costantini's mission in China was considered impossible, yet he succeeded in establishing formal diplomatic relations and, more importantly, a local church. Si realizzò perché riuscì a impiantare per la prima volta la Chiesa cattolica in Cina, decolonizzandola, togliendola cioè dall'influenza delle potenze coloniali, ma anche creando i primi vescovi cinesi, i sacerdoti cinesi, la Congregatio Discipulorum Domini cinese, con istituto religioso cinese, e poi naturalmente tramite l'inculturazione cristiana, cioè lui diceva bisogna incarnare. I missionari finora hanno portato in Cina il cristianesimo tenendolo in vasi. Noi dobbiamo piantarlo nel terreno perché diventi una piantagione, in modo che fosse radicato. E in effetti, proprio per questo, con l'avvento della rivoluzione maoista, comunista, il cristianesimo non poté essere sradicato. It was that call for decolonization that eventually made it necessary for the Vatican to pull Costantini out of China. The colonial powers were upset. He ended up as the secretary at Propaganda Fide during World War II, living in Rome during the Nazi occupation of the city. He kept a diary that was eventually found in his diocese archive and published in 2009 with the permission of the Holy See. In questo diario conosciamo qual è la posizione, le valutazioni della sede apostolica nei confronti delle potenze dell'asse, nazismo, fascismo, ma anche degli alleati, poiché allora le espressioni del Papa, ma anche della Curia Romana, dovevano essere di estrema prudenza, proprio per non urtare. Invece qui conosciamo quali erano le vere posizioni e valutazioni. In secondo luogo, Costantini rivela come il pontefice operò per la pace in modo, parlo di Pio XII e anche tutta la Curia Romana, e non riuscendo a ottenere in qualche modo la pace prima che si concludesse la guerra, operò a livello di azione umanitaria in modo unico nel mondo. E lui stesso si adoperò tantissimo per salvare questi che erano, come dire, in una situazione disastrata a Roma, ebrei e non ebrei di qualsiasi etnia o provenienza politica. Ma al di là di questa azione umanitaria si nota anche in Costantini e attraverso lui nel Papa Pio XII, che viene riflesso nel diario, si nota tutta la preparazione che c'è per il dopoguerra, per una pacificazione, per una costruzione di un mondo sulla base di un ordine democratico che rispetti i diritti umani, che è fondamentale, tra cui la libertà religiosa. Msgr Pighin also discovered among the cardinal's private papers letters revealing his friendships with ministers in Mussolini's government, even showing that he baptized Mussolini's grandchildren. The letters also revealed Costantini protected the man who would later become Prime Minister of Italy.
In effetti Costantini aveva contatti con ambasciatori di tutto il mondo a Roma, con ministri, con generali, e nel volume se ne parla, ma molte volte lui non ne parla. Ad esempio il ministro degli esteri italiano Ciano, ho scoperto che i figli di Ciano e di Edda Mussolini, figlia quindi del duce, furono battezzati tutti e tre da Costantini. C'era un rapporto molto stretto che lui non manifestava agli altri, proprio anche per incidere forse di più e anche per salvaguardare una missione direi quasi spirituale, che è la sua, non tanto, come dire, propagandata all'esterno, non tanto esposta. In effetti dobbiamo dire che Ciano era contro la linea che portava verso la Germania e quindi proprio per questo dovette dare le dimissioni e poi sappiamo molto bene che fu ucciso. Costantini influenced the political leanings of Mussolini's son-in-law and foreign affairs minister, but he also shaped the future of Italian politics in a very concrete way. Lui salvò la vita durante l'occupazione dei nazisti di Roma nel 1994 allo statista più importante italiano del secolo scorso, Alcide De Gasperi, che poi divenne capo del governo italiano e tramite lui influì anche sulla Germania di Adenauer, altro cattolico, che diede a Costantini la più grande onorificenza della Repubblica tedesca e poi attraverso il francese Schumann, ministro degli esteri, pure cattolico. Quindi Costantini influì molto attraverso questi contatti, queste relazioni, proprio a livello profetico sulla costruzione di una casa comune europea. Costantini's abilities extended beyond diplomacy and ministry. He was an accomplished artist to whom others turned for advice on sacred art. Costantini è l'uomo che nella Chiesa cattolica influì più di tutti nel secolo scorso nel rinnovamento dell'arte cristiana, dell'arte sacra. Più di tutti perché lui aveva il famoso trinomio, l'arte legata alla fede e legata alle varie culture. Quindi l'errore grave di importare, per esempio in Cina o altrove in Africa, l'arte europea, perché è un'arte falsa. Quindi influì, io credo, con questa felice intuizione che l'arte legata alla fede e alle culture, al plurale, veramente è la strada maestra per anche l'evangelizzazione della Chiesa cattolica.